Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2025, ci facciamo un viaggio insieme rispetto a tutte le 12 case astrologiche. Quindi andremo a vedere dalla prima casa, che è la casa dell'ascendente, la casa seconda dell'economia, terza casa viaggi brevi, interessi personali, quarta casa la casa della famiglia, dei bisogni emotivi, la quinta casa, la creatività, gli svaghi, i divertimenti, i figli, le figlie, la voglia di diventare mamma, papà e la voglia di vivere, la quinta casa. Poi vedremo la sesta casa, il lavoro e la salute, la settima casa, la casa dell'amore, delle relazioni, l'ottava casa, la casa della morte, della rinascita, l'occulto, l'inconscio, la sessualità più profonda, i limiti e tabù da superare. La nona casa sono i viaggi lunghi, gli studi superiori, le credenze, la fede. La decima casa è la casa del successo, anche della carriera. L'undicesima delle amicizie, dei valori condivisi. E la dodicesima casa è la casa del karma, dell'occulto, ciò che non ti vedi arrivare quest'anno e che possiamo vederlo attraverso le linee guida delle carte. Quindi ragazze mie e ragazzi, partiamo per questo viaggio insieme. Io vi faccio sempre le mie premesse di studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, su come praticare e adempiere la missione dell'anima in modo consapevole e determinato. Detto questo, allora, partiamo per questo viaggio insieme. Allora, partiamo con la prima casa. La prima casa è la casa, come stavo dicendo poc'anzi, del tuo io interiore, dell'ascendente. Vediamo un po' che energia abbiamo in questa casa per l'anno 2025 per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli. Prima casa, casa dell'io interiore, dell'ascendente. Che energia abbiamo in questa casa? Gemelli 2025, prima casa. Piantare i semi, bellissima carta questa carta. Tutto ciò che farai ha a che fare con qualcosa che germoglierà quest'anno. Ti sentirai predisposta o predisposto a fare nuove cose quest'anno che riguardano la tua nuova identità, un'identità comprensiva di nuove consapevolezze che hai acquisito nell'anno precedente, che sta trascorrendo, che è appena trascorso, e in cui queste nuove consapevolezze che seminerai praticamente, scegliendo con libero arbitrio di andare incontro al nuovo, ti porteranno dei grandi frutti. Quindi la tua prima casa è una casa determinata a piantare cose nuove, di cui vedrai i germogli quest'anno, bellissimi germogli che hanno a che fare con la tua nuova consapevolezza acquisita. Bellissima casa e bellissime carte, vediamo da quale archetipo è accompagnato. Questi nuovi semi, riguardo a cosa? Vi consiglio di guardarvi questo video più volte durante l'anno per avere un quadro generale, ok? Vediamo. Da quale archetipo è accompagnata la prima casa per i Gemelli? Specialista in reti sociali, forse ti lanci dei progetti su internet, reti sociali. Vedo che sarai un'ottima comunicatrice o comunicatore, il tuo io interiore ti porterà a farti notare, a darti valore, a fare praticamente siccome sei consapevole del tuo valore, ti farai conoscere ancora di più. C'è una voglia di dare comunicazioni in reti sociali, poi è Mercurio che domina il tuo segno, no? È come se il tuo ascendente ti portasse a esprimere la verità profonda della tua essenza, del sole in Gemelli. Ok? Ti vedo molto attivo ed è come se tu riuscissi a condividerti con le persone entrando in empatia con gli altri, traendone dei frutti. Ok? Sono bellissime carte, eh? Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito alla realtà fenomenica. Ci mettiamo questi tarocconi per te oggi. Vediamo. Tarocchi giganti. Vediamo rispetto al tuo ascendente, alla prima casa.
cosa ci raccontano? Allora, mettiamo una. Questo è, siccome queste carte si leggono al contrario, questo è il giudizio al contrario, sgretolatezza e isolamento, il giorno dell'ombra, sacrificio, autocoscienza. Hai imparato molto quest'anno, divergenze, 8 di spade. Non sarai vittima delle tue credenze limitanti. Mi stanno raccontando che ci potrebbero essere delle divergenze di opinioni con delle persone quest'anno. Diciamo che tu queste divergenze di opinioni non ti ostacoleranno nell'andare incontro in quello in cui credi, nel seminare questi nuovi propositi di quest'anno. L'appeso è la carta proprio della persona spirituale, no? Ve lo racconto sempre, colui che cambia prospettiva rispetto agli eventi. Tu cambi prospettiva rispetto a quello che per te è stato un certo isolamento quest'anno, magari, o anche se stavi tra le persone, avevi tanto fermento interiore, ti sentivi un po' più discostato dal sociale e dal mondo. Cambi prospettiva rispetto al mondo. Questo è stato un anno, il 2024, che ti ha portato a fare un lavoro molto profondo interiormente. Molto profondo interiormente. Diciamo che tu ti attivi. Se non sei stata attivo come avresti voluto, quest'anno tu ti attivi, nonostante ci potrebbero essere delle divergenze di opinioni con altre persone o altre circostanze, il tuo io interiore non ti farà, diciamo, come dire, fermare. Voglio vedere su questo 8 di spade. 9 di coppe, assolutamente sì, andrai verso il tuo benessere, non ti importerà tanto dell'opinione degli altri che ti possono influenzare mentalmente. Il 9 di coppe mi parla di una soddisfazione raggiunta grazie a un cambio di prospettiva, e questo cambio di prospettiva è piantare nuovi semi, perché hai compreso grazie a quest'anno te stessa o te stesso, hai fatto un grande lavoro interiore e ti presenterai al mondo, cioè non avrai più timore di chi sei, questo è il senso, presentandoti, che ne so, magari hai un negozio, avevi timore ad aprire il negozio da un'altra parte, non lo so, mi viene in mente questo, perché ho tanti amici anche gemelli, quindi anche mio fratello è gemelli, quindi mi viene in mente, se avevi dei dubbi sul tuo potenziale, ti farai avanti, ti farai valere, questo porterà al 9 di coppe, cioè a una realizzazione personale, soddisfazione personale, andando verso i tuoi interessi nonostante ci siano delle divergenze, che un 8 di spade, anche un sentirsi bloccati, tipico le spade, il mentale per quanto riguarda i segni d'aria, no? Quindi raggiungerai la tua soddisfazione personale presentandoti al mondo. Bellissimo. Ok, detto questo, ragazze e miei ragazzi, passiamo alla seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia per eccellenza, i possedimenti, le risorse, i soldi, le entrate che ti deve il mondo, la vita, anche il valore. È la casa del valore per eccellenza, oltre a dell'economia. A cosa tu dai valore? Quali saranno i postulati a cui tu darai valore, e anche i tuoi beni, come sfrutterai i tuoi beni. Ok, vediamo cosa ci raccontano sulla seconda casa. Allora, come sta l'energia in questa seconda casa? Per le mie ragazze e i miei ragazzi dei gemelli. Come sta l'energia in questa seconda casa? Dire la verità, dire la verità, dire la verità. Qua ti farai valere per ciò che ti spetta, te lo dico. Ti farai valere, l'abbiamo visto anche nella prima casa, no? Questo è l'anno in cui tu ti farai valere come ascendente, come predisposizione per ciò in cui credi, per quello che vali. Quindi dire la verità mi parla siccome è la casa del valore, anche la seconda casa, tu ti renderai conto di avere un certo valore e non farai mistero, diciamo, cioè, di quello che vali. Quindi come carta oracolare mi stai dicendo parlerai chiaro per quello che meriti, per quello che vuoi, ti farai avanti, dirai chiare le cose, ottimo. Vediamo un po' da quale archetipo è accompagnata la seconda casa per te.
mi viene in mente che se ci sono dei ritardi nei pagamenti ti farai avanti, se magari il Gemelli è una persona molto disponibile, un po' come l'Acquario, molto buona, disponibile, aspetta poi, no? Magari che gli altri si comportino bene, invece poi non succede, quindi ti farai avanti, ecco questo è il senso. Vediamo da quale archetipo è accompagnata la seconda casa per te quest'anno. Diosa, beh, il tuo valore è inequivocabile, sì. La femminilità è espressa attraverso la saggezza, la naturalezza, la forza vitale e la sensualità. Darai molto valore alla divinità che ti incarna e su quella baserai le tue parole con gli altri. Molti di voi stanno facendo tutte le pratiche nel canale che vi suggerisco nella nostra scuola iniziatica, comprensiva della preghiera sciamanica e tutte le pratiche. Quindi affinché tu nell'ambito dell'economia possa parlare, dire la verità, sarai supportata o supportato dai tuoi avi, dai tuoi antenati, dalle forze psichiche che ti incarnano. E soprattutto con la carta di Osa mi dice che la tua saggezza comprensiva del fatto che sei animato da tantissime forze, da istanze, da divinità che ti abitano, e sarai anche capace di persuadere gli altri nel senso più bello del termine, ok? Un grande esempio in tal senso. Adesso vediamo con i tarocchi cosa ci raccontano rispetto all'economia nella fattispecie. Questa è la parte oracolare, la parte, come dire, dell'approccio alle cose, no? L'approccio, come approcciare al simbolismo di quella casa, l'archetipo di quella casa. Ok, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'economia per te. Questo è l'anno in cui ti darai molto valore. Allora, regina di coppe, infatti, arroganza, regina di spade e 6 di spade, limitazioni. Parlerai chiaro su quello che meriti, senza se, senza ma, senza ma, non ti farai guidare da un approccio vittimistico, arrogante, no. Mi dicono che la tua pazienza e soprattutto anche il tuo essere in contatto con la parte femminile, al di là se tu sei uomo o donna, la parte femminile chi è? È la fede, avere fede in ciò che non si vede. Il 6 di spade mi parla di una ripresa economica laddove ci sono state un po' delle limitazioni, un po' di alcune carenze, un po' ciò che ti spettava, ciò che aspetti e magari non arrivava, tu saprai andare incontro a queste vicissitudini in modo completamente diverso dal passato, rendendoti conto del tuo valore, dicendo la verità laddove la devi dire, parlando in modo diverso, con la consapevolezza che sei animata da forze interne che riguardano i tuoi avi, i tuoi antenati, tutte le tue forze psichiche, e vedo che laddove ci possono essere dei problemi inerenti a riscuotere denaro per quanto tu o ad avere denaro per quanto riguarda la tua capacità di avere un certo valore, le cose miglioreranno. Che c'è dopo il 6 di spade? Assolutamente gli amanti, qua ci sei tu come gemelli. E sì, ti farai guidare dal cuore nel parlare agli altri per ciò che devi rivendicare di te stesso anche a livello economico. Però diciamo che le cose in un primo momento ci possono essere delle limitazioni che poi verranno superate, ok? Sì, 9 di coppe di nuovo, e verranno superate proprio perché quello che succede per quanto riguarda la seconda casa ha a che fare con la determinazione del tuo valore. Ok. Ok, andiamo a vedere adesso la terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi, degli interessi personali, degli studi, dei rapporti con i fratelli anche, è la casa della comunicazione, è il contesto nel quale facciamo esperienza nell'immediato ambiente, va bene? Ok, anche il rapporto con i coetanei. Andiamo a vedere come sta l'energia nella terza casa per te. Come sta l'energia nella terza casa per le mie ragazze e i miei ragazzi dei gemelli? Come sta l'energia nella terza casa? Viaggi brevi, interessi personali, studi, rapporti con i fratelli, le comunicazioni. Come sta l'energia nella terza casa?
Sister, appunto, rapporto con i fratelli. Ci può essere una sorella che me la mettono in primo piano, o puoi essere tu sorella di qualcuno, o puoi avere una sorella. Mi indicano che è come carta è prioritaria questa, c'è qualcosa che succede o che tu sei sorella di qualcuno o con tua sorella, oppure le persone intorno a te, nel tuo intorno, ti vedranno come una sorella, c'è una spalla a conquistare, come dire, anche come persona da seguire, come esempio, le persone che ti sono intorno. Vediamo da quale carta è accompagnata, quale archetipo è accompagnata la carta della sorella. È possibile che tu abbia quest'anno un ruolo importante come sorella. Da quale archetipo è accompagnata? Nigno ferito. Ah, bambino ferito. Allora, tu quest'anno avrai un ruolo molto importante per quanto riguarda il rapporto con tuo fratello o tua sorella. Se hai fratelli o o sorelle e sei una donna, avrai un rapporto importante che rispetto a tuo fratello o tua sorella. Perché? Perché qua è come se tu sviluppassi la compassione per tuo fratello o tua sorella, e attraverso il perdono può succedere qualcosa tra fratelli quest'anno, o tu prendi consapevolezza del ruolo di tua sorella o di tuo fratello e di quanto vi siete già scelti prima di nascere. Quindi se ci sono magari delle divergenze o se ci sono state delle incomprensioni o semplicemente avrai un ruolo importante in delle vicissitudini profonde, animiche con i tuoi fratelli, dove tu supporterai il loro percorso animico. Mi stanno parlando essenzialmente di questo qui. O tu puoi esserti sentita ferita da una sorella o da una persona o da un tuo coetaneo o coetanea che reputavi sorella, e attraverso la consapevolezza si scioglie questa ferita. Per quanto riguarda gli interessi personali, io vedo qui che possono essere interessi personali legati alla guarigione delle ferite emozionali degli altri. Questi saranno i tuoi interessi personali quest'anno. Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito, visto che sono anche, è possibile, siccome la terza casa è anche i viaggi brevi, farai viaggi verso una sorella o un fratello o coloro i quali tu reputi tale. Quindi farai dei viaggi brevi rispetto a questo tipo di dinamiche, verso una persona che si sente un po' smarrita, è come se portassi consapevolezza, o una sorella che viene da te, ok? Per guarire un certo tipo di ferita. Vediamo cosa ci raccontano. 8 di coppe, 8 di bastoni. Viaggi sì, viaggi brevi sì. Qua abbiamo il diavolo al contrario. Viaggi brevi sì, che potrebbero subire un po' degli intoppi, ma poi si faranno. Qua è possibile che mi parlano di interessi di qualcuno che ha potuto contrarre debiti, vizi, una situazione che va sanata nel tuo intorno. Si faranno dei viaggi brevi sì, funzionali ad andare incontro allo scioglimento di queste dinamiche animiche. Mi può parlare di chiunque e in qualsiasi luogo, però rispetto ai viaggi brevi sì, l'8 di bastoni sono rispostamenti che possono essere rimandati ma poi si faranno. Qua mi parlano di cambio emozionale rispetto a questo tema, a questo argomento. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso parliamo della quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa della casa e della famiglia, la famiglia d'origine, bisogni emotivi, possedimenti immobiliari, eredità, cambi di residenza, anche alcune volte di debiti karmici ereditati dagli antenati della famiglia. Vediamo come sta l'energia in questa quarta casa. Allora, quarta casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli. Come sta l'energia in questa quarta casa?
come sta l'energia nella quarta casa. Casa, e qua mi dicono che potreste prendere casa o una nuova casa. È una bellissima carta di armonia qua familiare, mi dice, che ci sarà armonia familiare, anche il sostegno della famiglia, oppure puoi avere una famiglia tua quest'anno o crearti una famiglia. O è una bellissima casa qui, o stavi progettando di comprare casa o di avere una casa tua o di fare una famiglia tua. Infatti il disegno è a matita, ma è già, no? Nella realtà quasi fattiva. Ok, bellissima casa, rapporto con la famiglia anche stabile, di sostegno. Oppure questa è la carta che mi stai dicendo che puoi creare una casa tua. Vediamo da quale, a che tipo è accompagnata la quarta casa. Bambino ferito di nuovo. Qua c'è un perdono familiare da parte tua nei confronti della famiglia. Si scioglie un debito karmico familiare, dove ti sei sentita esclusa o escluso. Tutti ci siamo sentiti, no? Abbiamo preso i debiti karmici dalla famiglia, e quindi questo mi parla di una situazione dove è possibile che ti sei sentita esclusa o escluso. Viene sanato questo debito creando tu una famiglia tua o creando tu una casa. Però mi dicono che qua nella quarta casa c'è il perdono, cioè la consapevolezza, come vi ho insegnato anche nel video Magia Pratica 9. Il perdono non è da intendersi come un perdono come lo vuole la religione sociale. Il perdono è: ti affido agli dei, agli dei e a Dio quello che è accaduto, proprio perché doveva accadere, era necessario. Tu, diciamo che con la consapevolezza saldi un debito karmico. Sì. O è possibile che ti prenderai cura di una persona quest'anno, prendendola all'interno della tua famiglia, di una persona a cui insegnerai qualcosa relativo all'accoglienza. Sì, possibile questo anche. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Quarta casa, Gemelli, anno 2025. Vediamo. 5 di spade, estremismi, asso di spade, potere. Allora, alcuni di voi proprio debellano un debito familiare karmico, questo mi stanno dicendo. Alcune di voi vanno via da casa o prenderanno una casa propria, avendo questa consapevolezza, prenderanno questa decisione, asso di spade, perché nella casa dove si trovavano, dove si sono trovati fino a questo momento, hanno vissuto, qua dice estremismi, no? Ma è confusione, affanni e tensione, quindi sceglieranno di prendere un'altra casa, un'altra direzione. Il concetto postulato principale è quello che abbiamo detto, poi i tarocchi ci sommariamente raccontano qualcosa. Qui all'interno della vostra famiglia, anche come debito karmico, avete vissuto da vittime, poi la consapevolezza rende la persona mago, degli affanni per incomprensioni, e adesso avete la consapevolezza che quelli erano debiti karmici da saldare. Quindi questo porterà molti di voi ad avere una nuova casa o sistemare le cose in casa o ricevere comunicazioni per quanto riguarda il nuovo in questo settore, nella quarta casa. O decidete di mettere su famiglia voi, perché magari non l'avete fatto fino a questo momento per paura di vivere di nuovo, anche inconsciamente, delle situazioni familiari analoghe. Ok, va bene ragazzi miei e ragazze, adesso passiamo alla quinta casa. Allora, la quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, anche dei figli, delle figlie, anche il modo di vivere la sessualità e anche il modo di educare i figli e la voglia di vivere. Andiamo a vedere come sta messa l'energia per te in questa casa.
Quinta casa, creatività, svaghi, divertimenti, la voglia di vivere. Come sta messa l'energia per te in questa quinta casa quest'anno? Beauty, bellezza, wow, avrai una creatività al di là della concezione umana. C'è un unicorno qua, bellissima. È una carta di grande splendore, sarai costantemente, sarai attratta, attratto dai mondi invisibili e userai l'invisibile per darti la creatività, appellandoti al tuo sposo celeste, allo spirito guida, alla sposa celeste, affinché ti possano dare questa creatività. Hai un'energia bellissima, i bambini saranno attratti da te se non hai figli, se hai figli invece la tua educazione nei confronti dei figli sarà un'educazione trascendente, bellissima, volta a dare loro la possibilità di sognare e a credere nei loro sogni. Questo lo farai con tutti, perché hai una forte creatività e sarai d'esempio su questo. Avrai una grande gioia di vivere, la voglia di vivere con l'unicorno. È bellissimo, quasi vivessi in un mondo parallelo di cui la quotidianità ti dà il giusto teatro per viverlo. Mi spiego, a volte la quotidianità non ci dà il giusto quadro per vivere, dipende da noi, da come vediamo le cose, no? Da quanto è forte la mente razionale. Quest'anno cambi proprio prospettiva tu. Il tuo quotidiano sarà il tuo parco giochi. Bellissima carta, wow! Vediamo da quale archetipo è accompagnata la carta della bellezza nella quinta casa. Gemelli, da quale archetipo è accompagnata la carta della bellezza? Beh, se il tuo ascendente è così forte è normale che sia animata dalla gioia di vivere, no? Vediamo, ho animato. Da quale archetipo è accompagnata la carta della bellezza? Dal vendicatore. Guarda, desiderio di equilibrare la giustizia, rettitudine in nome della società e del suo proprio. Qua ti sei stancata o stancato di situazioni che è come se fossi vendicativa nei confronti della vita, cioè ti riprendi in mano il tuo valore, e lo dicevano anche nella prima casa e seconda casa, ti ricordi? Quindi è come se ti prendessi una sorta di vendetta, tra virgolette, nei confronti della mente razionale, che è quello del karma, e c'è una fortissima rivendicazione sociale e personale quest'anno. Ti vendicherai di te stesso, della parte più mentale, diciamo, perché non esiste nessun nemico fuori, no? La legge dello specchio. E quindi è bellissima questa energia, eh? Eh sì. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla quinta casa. Quinta casa, gemelli, cosa ci raccontano i tarocchi in merito? Quattro di spade, sì, qua prenderai delle decisioni, regina di denari, soprattutto in ambito lavorativo. E l'imperatore, si sistemano le cose in ambito lavorativo, prenderai decisioni in conformità nel lavoro e questo porterà determinazione a realizzare qualcosa dove tu finalmente ti vendichi di tutte quelle situazioni in cui sei stata o ti sei fatta mettere i piedi in testa dalla mente razionale, dall'ego, generando all'esterno delle situazioni di penuria. Prenderai decisioni in merito, magari non subito, non nella prima parte dell'anno, non il primo mese, primo e secondo mese è come se tu mediti col 4 di spade, poi vedo che c'hai un rilancio, una rivincita pazzesca in ambito lavorativo o per tutto ciò che riguarda le tue esigenze, le tue esigenze. Il lavoro lo vediamo nella sesta casa, però qua io vedo che alcuni di voi cioè dicono proprio la propria, sarete proprio animate nell'ambito di tutto ciò che è pragmatico, nell'esterno, o comunque sia, i denari sono la terra, il pragmatismo, anche la salute psicofisica stessa. E il fabbro qua, l'imperatore, l'autorità e forza mi parla del tuo divino maschile che porta a darti ciò che meriti, grazie a questo approccio, prendendo decisioni in merito a questo.
Ora, per quanto riguarda i figli, io vedo qua che può essere un buon momento qua, anche Regina dei Denari, l'imperatore, mi parla di un buon momento per prendere questa decisione, di avere dei figli, ed è un momento propizio quest'anno. Vedo che ci meditate su, e per chi lo desidera è un momento propizio, ok? Per quanto riguarda invece i figli, se avete già dei figli, vi vedo molto autoritari per quanto riguarda alcune cose, ma non autoritari, è come se alcuni di voi potreste mediare tra l'altro genitore, ok? Il figlio, l'altro, potreste mediare, avere pazienza in questo, potreste mediare con l'altro genitore rispetto all'educazione dei figli, affinché le cose vadano piano piano come dite voi. Potreste mediare, mi spiego? Essere una mediatrice, un mediatore. Sì, perché posso vedere qua alcuni possono essere un po' più autoritari e tu sei un po' più paziente, mi spiego, potresti mediare e portare equilibrio grazie a questa tua mediazione. Ok, ok ragazzi miei e ragazzi, adesso andiamo a vedere la sesta casa. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro e della salute. Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa casa. Lavoro, salute, anche le capacità, no, di adattarti ai ritmi quotidiani, anche il senso del dovere, anche la cura del corpo. Vediamo un po', sesta casa, come sta l'energia per te in questa sesta casa? Gemelli anno 2025, come starà l'energia per te in questa sesta casa? River, beh, le emozioni inizieranno a fluire come mai prima d'ora e vedo che avrai molta necessità di stare a contatto vicino ai corsi d'acqua, vedo. L'acqua sono le emozioni, no? La proiezione esterna dell'acqua ti porta anche a far fluire le tue emozioni. Quindi magari anche ti farai qualche centro benessere, vedo quest'anno, eh? Oppure stare vicino a dei corsi d'acqua, prenderti cura del tuo corpo come tempio dello spirito. Vedo che avrai molta questa esigenza di stare a contatto con la natura per quanto riguarda proprio la salute, perché laddove noi ci discostiamo dalla natura iniziano i problemi, ok? Ma anche per quanto riguarda il lavoro, adesso lo vediamo con le altre carte, è come se necessitassi un po' più di tempo tuo proprio, libero, un po' di tempo libero ehm, per avere maggiori ispirazioni, ispirazioni che ti arriveranno vicino alla natura, soprattutto i corsi d'acqua o il mare. Vediamo da che carta è accompagnata, da quale archetipo è accompagnata questa carta. Sesta casa per Gemelli. Scrivere, scrivere. Molte di voi saranno molto brave nella scrittura o a livello lavorativo fate degli atti, anche degli atti dove magari fate gli avvocati, commercialisti, o scrivete o siete delle scrittrici, degli scrittori, o scrivete, avete un ruolo importante con la scrittura. Ehm, quindi mi stanno dicendo che affinché l'ispirazione per questo avvenga, avrete necessità di stare a contatto con la parte più vera di voi e la natura vi aiuterà a farlo, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito sul lavoro e salute. Nel lavoro questo scrivere mi parla anche che magari, vabbè, lo dico se esce con i tarocchi, aspetta. Allora, sesta casa, la morte, un cambio, il papa, illusioni, cambierete approccio di vedere il lavoro, che cos'è il lavoro per voi. Cambierete approccio per quanto riguarda il lavoro.
Allora, arriverà un cambio a livello proprio di approccio al lavoro quest'anno per te. Ehm, per te qua mi dicono che avrai potere nel lavoro, però il tuo approccio cambia. Qua ci sono state tante illusioni per ciò che per te aveva valore, quindi impiegare il tuo tempo nell'attività lavorativa e quindi non prenderti i tuoi svaghi, il tuo tempo. Arriva un cambio netto qua, andando oltre a tutte le illusioni che la mente razionale ti ha fatto credere riguardo l'approccio lavoro. Mi stanno parlando in linea molto profonda qua. Cosa c'è dopo il fante di coppe? E il re di denari, guarda, mi dicono che avrai un grande successo lavorativo seguendo la tua natura. Cosa vuol dire? Un po' di svago, svago inteso sotto il profilo tipo mi faccio una passeggiata in giardino funzionale al mio stato psicofisico. Va bene? Questo è il senso. Il re di denari mi parla qua che il lavoro va bene, va benissimo e avrai molto potere e non ti soffermerai sulle illusioni. Illusioni può parlarmi di qualsiasi cosa. Quello che per te poteva essere fare un certo lavoro piuttosto che un altro, secondo una morale sociale, lo devo fare perché così. No, no, tutte queste illusioni avrai la comprensione, vengono meno. Ecco perché è successo. Perché ogni cosa che noi facciamo è funzionale affinché noi possiamo abbattere paure, resistenze, attaccamenti che ci separano dalla vera prosperità. Ecco, la vera prosperità ha a che fare con una visione diversa su come tu approcci alle cose che ti arrivano in qualità lavorativa. Quindi ti farai valere quest'anno e il Papa mi parla, adesso ci metto un'altra carta qua sul Papa, sul lavoro. Sì, assolutamente, il coraggio, la forza, la conquista, carisma. Avrai una grandissima forza e un grande carisma quest'anno che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi professionali e lavorativi senza dare conto più alle illusioni della mente razionale rispetto a quello che secondo te dovevano essere fatte certe cose per andare incontro a una morale comune. Questo mi stanno dicendo, eh? Un grande successo lavorativo qua. Sarai anche un ponte tra te e gli altri, eh? Anche di esempio, sì. Per quanto riguarda la salute, qua mi dicono contatto con la natura per avere la forza, contatto con la natura per avere la forza, va bene? Per avere la forza dalla natura. Un po' più di tempo sulla parte spirituale investi, perché ti darà la forza sulla parte materiale, ok? Detto questo, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla settima casa. Eccoci qua nella settima casa, la casa dell'amore per eccellenza, delle relazioni sentimentali, matrimoniali, delle unioni stabili. Vediamo in questa casa cosa succede in amore, in modo sommario, quest'anno. Andiamo a vedere qual è il fulcro principale per te di quest'anno, poi durante le settimane, i giorni, noi facciamo video sull'amore. Vediamo però cosa ci vogliono dire in questo momento i tarocchi. Allora, l'amore. Settima casa per i gemelli quest'anno 2025. Settima casa, amore. Settima casa, amore. Vediamo. Amore fatale, acci picchiolina, ci sarà un incontro fatale, amore fatale, Cupido scocca la freccia da ambedue le parti. Amore fatale quest'anno, acci picchia ragazze mie ragazzi. Vediamo un po' cosa ci dicono queste altre carte, poi ci mettiamo i tarocchi. Allora, settima casa per i gemelli. Speed, velocità, sarà di colpo, di impatto, ci sarà un colpo di fulmine o qualcosa di impatto che succede voluto dall'amore. Speed, sarà molto veloce questa cosa, cioè è possibile che incontrate una persona e si fa tutto velocemente, un fuoco che si accende, oppure
c'è già questa persona, non lo so, mi dice che sarà tutto molto veloce quest'anno, l'amore, tutto molto veloce. Ah, ci picchia. Vediamo da quale archetipo è accompagnata la settima casa. Dal cercatore. E qua vi state cercando a vicenda. Vi state cercando a vicenda. Molti di voi erano soli o comunque eravate in cerca. Qua arriva, eccolo qua. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'amore. O eravate in cerca di un cambio, qualcosa di che vi facesse un po' brillare gli occhi, diciamo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocconi in merito alla settima casa per i gemelli. Amore. La regina di coppe, vedi, lo stavi aspettando questa cosa, hai avuto molta pazienza con le tue emozioni. Asso di bastoni, assolutamente mi conferma questa opportunità che arriva all'improvviso dandoti molta gioia. E il 2 di bastoni, qua dice fierezza, dall'1 al 2 si aprono le possibilità con questa relazione di svago, di apertura. Stavi aspettando questa opportunità da tanto tempo. Se già sei in relazione, per esempio, però stavi cercando qualche cosa di comunque c'era un po' di noia, un po' di... Qua c'è un rinvigorire della passione, è tutto, ok? Oppure questo è una stesa ben aspettata per il nuovo, eh? Quindi ci sarà una bomba emozionale qua, bellissimo quest'anno. Vediamo con i miei oracoli lei cosa ti dirà questa persona. Vediamo un po'. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione, i miei oracoli, lei. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Perdonami, ti prego, perdonami. Alcune di voi è una persona che ti chiede perdono 2 volte. È una persona che ti chiede perdono 2 volte. Oppure è una persona che lascia andare proprio la razionalità e ti chiede proprio, ti vuole, mi spiego? Vediamo un'altra. O tu stavi aspettando un ringalluzzimento, diciamo, di qualcuno. Vediamo. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Qua c'è una forte passione, questa persona vuole tutto di te. O perdonami perché non se n'è accorto prima, insomma, diverse sono le cose, no? Io non mi abbasso a mercanteggiare, questa persona vuole tutto, o tutto o niente, cioè proprio sparata. L'amore è una cosa forte per te quest'anno, eh? Quindi ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passiamo all'8ª casa. Allora, l'8ª casa è la casa della morte e della rinascita, è l'occulto, l'inconscio, i sogni, la sessualità, anche sperimentarsi nella sessualità affinché si abbia una trasformazione profonda. È quella casa che ci spinge a guardare oltre la superficie delle cose perché la verità sta più in profondità e quindi è la casa che ci permette o ci spinge di superare i nostri limiti e tabù. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa per te. 8ª casa, morte e rinascita per i gemelli. Come sta l'energia in questa casa quest'anno, 2025? Eld. Questa è una carta che mi sta dicendo che qualcuno di voi ha un po' timore, è un po', significa eld, tenuto, tenere, no? Si ha un po' di timore a superare alcuni tabù anche a livello sessuale o a livello di concetto, anche di morte, rinascita. C'è un po' di trattenere un po' qualcosa. Un po' di tabù. Vediamo un po' da quale carta è accompagnata, da quale archetipo è accompagnata questa carta di Eld. Ottava casa, qual è l'archetipo dell'8ª casa? La compagniera.
Alcuni di voi si trovano ad avere a che fare a superare alcuni limiti, alcuni tabù con qualcuno, anche il concetto stesso di qualcosa, superare dei limiti, dei tabù con qualcuno, compagniera, proprio un compagno, con qualcuno, compagno, compagna, un amico, un'amica. È come se ci fossero dei tabù o dei limiti da superare inerenti a qualcuno. Cioè con qualcuno ti troverai ad avere a che fare con delle circostanze in cui ci sono dei tabù da superare o dei tabù che ti vengono messi davanti, no? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi e poi ti do una visione più ampia. Magari col tuo compagno, la compagna, a volte ti puoi sentire un po' ritirato cioè a superare alcuni limiti, però verrai messa davanti a questa cosa, quindi ogni cosa su cui l'anima ti mette davanti è per superarti, eh? Vediamo cosa ci raccontano sull'ottava casa per Gemelli. Estremismi, infatti, estremismi. Qua il 7 di coppe. Asso di bastoni, ah, forse ho capito, 3 di bastoni, mi parla un po' di triangolazioni qua, per alcuni, o di triangolazioni, concepire un po' la sessualità, allora verrai messo davanti a qualcosa a livello o sessuale o... Ti faccio un esempio, ti faccio un esempio limite. La sessualità, o comunque sia l'erotismo, se tu sei innamorato di qualcuno, va bene? Però vieni attratto a un certo punto da qualcun altro. Bene, non sono cose che puoi controllare. Quella è una forza, quella è un Dio. Non significa necessariamente che ci devi andare a letto con l'altra persona, ma far navigare dentro di te, lasciare che quell'energia dell'erotismo fluisca. Perché non puoi controllare un'emozione, ve lo insegno sempre. E quindi qua c'è, con l'asso di bastoni, la necessità di viverti dentro di te questo erotismo, questo qualcosa che ti permette di oltrepassare i tuoi limiti, i tuoi confini. Magari ti piace una persona, stai con una persona, sei fidanzato con una persona, sei il compagno di qualcuno, a un certo punto, perché mi mettono delle altre opzioni qua, 3 e 7 di coppe, no? E dice, non posso però sperimentare andare a letto con un'altra persona. Non è che ci devi andare necessariamente a letto, perché se è successo qualcosa, cioè se vieni attratto da qualcun altro, oltre che dalla tua persona, non è colpa tua, è un volere divino, questo è il senso. Le emozioni non sono gestibili, non si possono gestire, vanno fatte fluire, quindi è come se ti dovessi vivere quell'erotismo all'interno, nel tuo interno, perché ti dà una capacità di oltrepassare un tuo limite. Qual è questo tuo limite? Non lo so qual è questo tuo limite, però dove sta l'obiettivo di questo tuo limite da superare? Nell'avere una nuova forza, nuove ispirazioni, nuove idee, perché l'energia erotica, l'energia kundalinica ti permette di avere ispirazioni, idee creative. Non stai facendo peccato se ti piace un'altra persona e ti piace pure la persona con cui stai, mi spiego? Oppure mi parlano, mi parlano qua di situazioni confuse che poi alla fine, 3 di bastoni, c'è un'apertura di cammino. Quindi qua mi dicono che supererai dei certi tuoi limiti riguardanti la sessualità o alcuni tuoi tabù. Alcuni tuoi tabù. Queste carte positive, poi dopo questo estremismo, ti permetteranno di accedere a nuove consapevolezze di te. Nuove consapevolezze di te. Cioè, per esempio, anche superare dei limiti con i propri amici, magari un amico un po' particolare, magari questo amico particolare c'ha un altro amico particolare e tu stai in mezzo a queste situazioni qui, ok? Mi parlano di queste situazioni qui, oltre che a superare i tuoi limiti legati a, come dire, la nostra mente razionale ci comprime i nostri istinti più profondi in virtù di una certa morale, che è una morale religiosa. Ok. A volte quando noi impazziamo, veniamo
fuori con degli estremismi, no? O consideriamo estremismi delle cose che non fanno parte della morale comune. Ecco, tu mi superi o ti viene chiesto di superare quest'anno quello che è vedere tutto come perfetto. Come vi dico sempre, per Eraclito diceva alcune cose sono giuste per gli uomini, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte per gli uomini, mentre per il divino è tutto perfetto. Quando arriva una forza, un'emozione, quella è perfetta. Ecco, vedere la perfezione in questa forza e lasciarsi fluire da quell'emozione significa aprire la strada a nuove possibilità creative, di potere, di nuove idee. Ok? Ok, detto questo, ragazze mie, questo vi voglio aggiungere, questo avverrà, ci sarà una morte e una trasformazione nella casa, dell'ottava casa in questo caso, va bene? Una nuova consapevolezza. Ok. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, passiamo adesso alla nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi, anche degli studi superiori, delle credenze, della fede, dell'oltre, dell'evoluzione spirituale, della filosofia, è la casa della vocazione. Vediamo come sta per te l'energia in questa casa quest'anno. Gemelli, come sta l'energia nella nona casa? Gemelli, come sta l'energia nella nona casa? Eld, anche qui, si è un po' trattenuta a fare dei viaggi lunghi, un po' trattenuta, un po' trattenuto per fare viaggi lunghi, come se non volessi uscire un po' dal... C'è questo limite sui viaggi lunghi. Adesso vediamo cosa ci raccontano in merito, anche rispetto alle altre peculiarità di questa casa. Qual è l'archetipo della nona casa per te quest'anno? Qual è l'archetipo della nona casa per te? La bambina naturale, crederai molto ai valori profondi con la tua intima essenza. Amicizia con gli animali, comunicazione con lo spirito e la naturalezza. Guarda, nonostante abbiamo visto che nelle prime case, nella prima casa, no, sarai il tuo ascendente, anche la tua capacità di farti valere nel sociale, eccetera. Nell'aspetto delle credenze, nei viaggi lunghi mi dicono sei un po' trattenuto o trattenuto. Qua è come se dessi più priorità quest'anno agli spiriti, allo spirito, al mondo naturale che alle persone in sé. Quindi se le persone, hai molta fede nello spirito che ti incarna e ci sono anche degli animali magari che tu incontrerai quest'anno che hanno un patto animico con te, che ti daranno una grande forza, o hai degli animali domestici che ti daranno molta fede, molta speranza, comunicherai con lo spirito dei tuoi animali e questo ti darà molta fede, molta speranza, perché sappiamo che gli animali con i quali noi abbiamo a che fare durante il corso della vita hanno dei patti animici con noi. Chi non ha per esempio a che fare con gli animali, io non ho tanto a che fare con gli animali domestici, è proprio una linea evolutiva della mia famiglia, nessuno della mia famiglia, perché l'ho fatto già tanto in un'altra vita e quindi questa vita invece mi devo dedicare all'essere umano in qualità di collettivo più ampio, no? Qua io vedo che tu sarai molto vicina sia agli animali che allo spirito degli animali e a questa bellezza naturale. Quella sarà la tua fede, quello sarà ciò che ti farà andare avanti quest'anno, quella sarà le tue credenze profonde, la tua vocazione, anche servire servire più che altro lo spirito degli altri e non gli altri in qualità di personalità in senso con l'ego. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito, vediamo se ci aggiungono anche sui viaggi lunghi. Nona casa, Gemelli, anno 2025. Il mondo, però mi dicono che ci possono essere questi viaggi lunghi, il mondo, però c'è un'attesa, stai programmando un viaggio lungo,
La papessa, stai programmando di fare un viaggio lungo, però non è detto che quest'anno poi si farà. C'è una programmazione, il mondo, il sette di denari, la papessa, c'è un viaggio lungo che farai, però probabilmente sarà in termini lavorativi. Sì, stai programmando di fare un viaggio lungo, non so se si farà quest'anno, oppure subirà un po' di ritardi, però sono viaggi di lavoro. Vediamo sul sette di denari. La regina di coppe, sì, stai programmando un viaggio lungo di natura lavorativa, però stai aspettando il momento giusto. Magari stai aspettando anche il denaro giusto per compiere questo viaggio. Sì. Per quanto riguarda, io vedo qua, mi conferma con la regina di coppe e la papessa che le tue credenze, la tua fede saranno animate da... sarai supportata dallo spirito di alcuni animali. Sì, dallo spirito di alcuni animali. Mm-mm. Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, questo per quanto riguarda la nona casa e adesso passiamo alla decima casa. Allora, la decima casa è la casa del successo, anche della carriera. Andiamo a vedere dove ci sarà successo per te quest'anno. Prima di tutto vediamo che energia c'è in questa decima casa, la casa del successo, e poi vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo come sta l'energia nella decima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli anno 2025. Come sta l'energia nella decima casa del successo? La comunità, avrai successo con le persone che ti sono intorno, con una comunità. Il tuo successo è un po' l'unione fa la forza con le persone che ti sono intorno. Il tuo successo l'avrai grazie anche al supporto di una comunità che possono essere amici, possono essere parenti, familiari. Il tuo successo l'avrai grazie all'unione fa la forza. E sarai sostenuta o sostenuto nell'avere successo da una comunità o da degli amici o da un gruppo. Sì, vediamo qual è l'archetipo di questa casa per te. Come sta l'energia? Qual è l'archetipo della decima casa? Ninja magica, ci sarà qualcosa di magico nella casa del successo, sarai supportata da amici o una comunità o da un'amica o da un amico nell'avere successo anche nella carriera perché vedono in te un grosso potenziale. Il tuo successo più grande ce l'avrai con la pratica della magia, magia pratica. Ci sono tutti i miei podcast sulla magia pratica nell'arte sciamanica. E io vedo che qui tu vedrai tutto come una grande magia, ci saranno successi in più ambiti secondo me, o comunque come vedevamo anche nella prima casa, c'è un riemergere del tuo stato d'animo, nell'affermarti anche nel sociale ed avere un certo tipo di aplomb, un certo tipo di immagine anche nel sociale, no? E qua accadranno delle cose magiche, ma soprattutto il tuo successo ce l'avrai con l'applicazione pratica della legge spirituale. Qua dice vedere le cose, vedere in tutte le cose il potenziale di bellezza santa, di bellezza sacra, credere che tutto è possibile. Crederai che tutto è possibile proprio perché sarai supportato qua da un amico, un'amica, qualcuno che ti aiuterà a credere che tutto è possibile. Ti vedo animato di speranza in questo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito in questa casa. Anche rispetto agli obiettivi personali che denota questa casa, sono obiettivi riguardanti, io credo, anche un collettivo, un sociale. E ci avrai successo con la pratica della legge spirituale, bambina magica c'è scritto lì. Vediamo la casa della decima casa, la casa del successo, cosa ci raccontano. Questo cos'è? Il matto al contrario, volubilità, instabilità, 8 di denari. Wow, successo nel lavoro, il Papa. Te lo dicevo anche nella parte lavorativa, successo nel lavoro, assolutamente. 8 di denari e il Papa, potere. E crederai che tutto è possibile. Allora, il successo tuo quest'anno ce l'avrai nel lavoro, progresso nel lavoro.
supportato da una comunità, questo di amici o da un amico o da un'amica, o il tuo lavoro verso una comunità, verso un collettivo. I primi giorni dell'anno, prime settimane ci può essere un po' di instabilità, un po' che faccio, che non faccio, mi butto, non mi butto, qualche cosa di questa natura. Poi dopo invece vedo che è strada spianata e crederai che tutto è possibile proprio perché già ci credi, ecco perché poi succede, e poi quando succede avrai la prova provata di questo. Bellissimo, complimenti, successo nel lavoro, bellissimo. Avrai anche un ruolo di prestigio, con il Papa. Sì. Wow, ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'11ª casa. Allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie, per eccellenza, è anche la casa delle cause comuni, eh, la causa di interessi ideali, ok? Andiamo a vedere come sta per te l'energia in questa 11ª casa, quest'anno, 2025, gemelli. Come sta l'energia nell'11ª casa? Retreat, ritiro. Sai che cosa mi dice questa carta? Ritirarsi. Mi dice che sarai con i pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Questa è l'energia del pochi ma buoni per condividere i tuoi ideali, i tuoi interessi. Un piccolo gruppo piuttosto che gruppo espanso. Pochi ma buoni, mi dice. Pochi amici ma quelli buoni. Un ritirarsi. A volte sarai un po' ritirato dalla vita sociale, te lo dico, e preferirai un po' di più, lo vedevamo anche nelle altre case, no? Non che non farai vita sociale, però preferirai più isolarti con la bellezza della natura, gli amici animali, proprio per dare poi il massimo a quella, nella quinta casa abbiamo visto che proprio c'è quella gioia di vivere grazie a quel credere nell'invisibile, no? Al sentire l'invisibile. Vediamo qual è l'archetipo di questa casa. 11ª casa, gemelli, qual è l'archetipo? Sì, servienta. Allora, ci saranno degli amici molto disponibili con te. Ci saranno degli amici molto disponibili, disposti anche a condividere i tuoi interessi, a servire una causa più grande, diversa. Qua dice, gode servendo gli altri con libertà e un cuore pieno d'amore. Io vedo che qua servirai con umiltà quello in cui credi. Proprio nella casa delle cause comuni, l'11ª casa, servirai quello in cui credi e condividerai queste credenze con i pochi ma buoni e sono quelli che ti daranno il supporto, anche abbiamo visto nella 10ª casa, per avere il tuo successo nell'ambito, abbiamo visto anche lavorativo lì, no? Sì, e poi ci saranno proprio degli amici che ti daranno il loro cuore, mi dice questa carta. Vediamo un po'. Cosa mi raccontano i tarocchi in merito all'11ª casa per te, gemelli? L'imperatrice, addirittura, l'imperatrice. Avrai un ruolo importante con le tue amicizie. L'eremita, darai consigli saggi, avrai asso di spade. La tua casa, l'11ª casa, è una casa di successo. Allora qua mi dice che l'imperatrice mi dice che avrai molta creatività grazie a quei pochi gruppi di amici con i quali ti circonderai. Sono pochi ma buoni, l'eremita me lo conferma, no? Andare con prudenza rispetto al sociale, più che altro i pochi ma buoni. L'asso di spade mi dice che condividerai delle cause comuni, qualcosa che ti darà, sapete, l'unione fa la forza, ti ho detto prima, no? E quindi ci saranno anche io ti dico, in questo gruppo ristretto di amici c'è una persona nuova che è una persona molto saggia. In questo piccolo ristretto gruppo di amici, ripeto, con i quali ti circonderai, c'è una persona che è questa eremita qui, che sia uomo o donna non importa, che è una persona molto saggia. Asso di spade è un nuovo inizio che ti darà degli ottimi consigli anche su come incrementare la tua creatività o il tuo potere, questo mi dicono, ok? Ok, ragazzi miei, adesso passiamo all'ultima casa, la 12ª.
Allora, eccoci arrivati alla conclusione del nostro viaggio con la 12ª casa, la casa del karma e dell'occulto. È la casa di ciò che non sai, ciò che riguarda il karma, l'occulto, ciò che non ti vedi arrivare. Con le carte possiamo vedere che energia ha questa cosa che non ti vedi arrivare. Sono anche i nemici nascosti, le prove di vita, le vite passate, le sfide karmiche. Vediamo un po' cosa ci racconta l'energia nella 12ª casa. 12ª casa, il karma, l'occulto per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli. Come sta l'energia qui nell'anno 2025? Il mondo. C'è il completamento di un karma. C'è la fine di un karma con il mondo, la conclusione di un ciclo karmico. Mi parla anche di viaggi qua però, di viaggi che puoi fare tu o fa qualcun altro verso di te. Inaspettati, perché la 12ª casa è quello che non sai, no? A livello karmico, che non ti vedi arrivare. Vediamo un po' qual è l'archetipo della 12ª casa. Embaguadora. Andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso, della formalità e delle condotte prestabilite. Qua invece manipolare gli altri mediante l'ipocrisia. Guarda, si chiude un karma relativo alle manipolazioni. Altrui o si chiude con il mondo un karma relativo alla manipolazione. Con che cosa? Con la consapevolezza. Cioè non farti più abbindolare da niente, da nessuno, ma andare incontro alla tua fede, alla tua spiritualità, alla tua profondità. Si chiude un karma. Vediamo un po' che mi dicono i tarocchi, perché sono curiosa di una cosa adesso. Vediamo un po' se ci arrivano dei personaggi, vediamo un po'. 12ª casa, karma e occulto. 9 di bastoni. Regina di denari. 2 di coppe. Si chiude un karma relativo alle illusioni nell'amore che ti sei fatta. Si chiude un karma relativo alle illusioni rispetto a qualcuno che tu hai già avuto come relazione. 10 di bastoni. Qua c'è stata una persona che hai amato o che vi siete amati, però la situazione era molto pesante, o nel passato, perché questo è karma, l'occulto, vite passate, eccetera. E diciamo che ci avevi creduto, ci hai creduto, qualsiasi cosa è, si chiude il karma relativo alla fatica di portare avanti questa credenza. Magari questa persona poteva essere impegnata. E poi ti dico anche un'altra cosa, io credo per alcuni di voi questa persona, se è in una relazione stabile con qualcun altro, se è il tuo caso, io ti dico quello che vedo, se è in una relazione stabile con qualcun altro è finta la relazione stabile, perché è ingannevole. Fammi vedere un po' ancora sul karma, sull'occulto. 5 di bastoni. Pessimismo, 9 di spade. Qua per coloro le quali avevano una relazione, cioè erano in connessione con una persona con la quale che aveva altre relazioni o un'altra relazione ufficiale, qua si chiude un karma legato a questa persona, perché dove c'erano altre persone in mezzo, si chiude l'energia karmica con questa persona. L'energia karmica si chiude. Poi, per quanto riguarda se sei in relazione con qualcun altro, abbiamo visto che nell'amore c'è un amore fatale. Io ti dico, a livello karmico, quello che non ti vedi arrivare può essere che con la persona con cui stai, che magari arriva una nuova, abbiamo visto lì, fatale sarà, no? Con la persona con cui stai, qua c'è un karma da chiudere. Cioè, che cosa voglio dire? Per alcune ovviamente non vale per tutti, io dico quello che vedo. Si chiude un karma del pessimismo, un karma pesante si chiude, laddove tu fai fatica a mandare avanti una relazione
perché la relazione deve andare avanti da sola, non devi fare fatica tu. Ci possono essere degli scontri con la persona con cui ti trovi ad avere una relazione stabile che bisogna un attimo rivedere, insomma, magari c'è un po' di disillusione. Mm? Fammi mettere delle altre, aspetta. Allora, karma occulto, 12ª casa, gemelli, 5 di denari, 10 di coppe, asso di spade. Allora, qua ci sarà, da una situazione in cui veniamo di penuria emozionale con il 5 di denari, delle gratificazioni a livello emozionale. E c'è un nuovo inizio che ti porterà ad avere gratificazione a livello emozionale. 10 di coppe è tutto, può essere famiglia, può essere una gratificazione emozionale. E il potere qua, l'asso di spade, sono comunicazioni inerenti a qualcuno o a una situazione che ti porta beneficio a te. Ci possono essere anche delle riprese di natura economica, ok, che ti portano delle gratificazioni, e questo ti permetterà di chiudere un karma relativo anche alla penuria economica, se l'abbiamo avuta o non abbiamo quello che volevamo, insomma. Ok? Ok, ci sarebbero da fare per ogni casa un'ora a video, ma già così abbiamo fatto un'ora. Però questo è il senso, va bene? È importante che apprendete l'approccio, soprattutto quello oracolare, e il modus operandi dell'anima, come si manifesterà. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo la prossima volta e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!